Il Vangelo secondo Matteo è una antologia ben organizzata della predicazione apostolica. La scuola di scribi che viveva ad Antiochia verso gli anni '80, responsabile di questa ultima redazione, ha organizzato molto bene la grande quantità di materiale tradizionale che ha recuperato. Secondo lo schema del Pentateuco, i 5 libri della legge, sono stati organizzati 5 grandi discorsi di Gesù che costituiscono l'intelaiatura principale. Ma fra un discorso e l'altro c'è una parte narrativa in cui l'Evangelista ha raccolto episodi della vita di Gesù con un intento didascalico. Ogni blocco, dunque, è composto di una parte narrativa e di una parte discorsiva. Sempre sono 5 blocchi. Il primo contiene i capitoli 3 e 4, dove si narra il passaggio dal Battista a Gesù e l'inizio del ministero, che culmina con il discorso programmatico sulla montagna. Primo blocco. Terminato da quel versetto indizio, quando Gesù ebbe finito questi discorsi. Inizia la seconda parte, una serie di episodi narrativi, miracoli, nei capitoli 8 e 9. E poi il grande discorso missionario. Alla Chiesa è affidato il compito di continuare l'opera di Gesù. Versetto di chiusura, quando Gesù ebbe finito di dare queste istruzioni, inizia la terza parte e così via. Dunque 5 blocchi, ciascuno dei quali composto di azioni e parole di Gesù. Però dobbiamo aggiungere ancora l'inizio e la fine. In tal modo possiamo dire che il Vangelo di Matteo è composto di 7 grandi parti. Indizio di totalità, di pienezza, perché il 7 nella tradizione ebraica, essendo il numero della settimana, ovvero dei giorni di una fase di luna, segna la pienezza. 7 parti, 5 centrali, una di apertura e una di chiusura. La chiusura è naturalmente rappresentata dal racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. L'apertura, nei primi 2 capitoli, contiene i cosiddetti racconti della infanzia. È una introduzione teologica al Vangelo. Matteo, in questo caso, ha lavorato con una tradizione propria. Infatti, il contenuto dei primi 2 capitoli di Matteo è esclusivo del primo evangelista. Non si ritrova negli altri. Marco e Giovanni, sappiamo, non raccontano l'infanzia di Gesù. Luca, che la racconta in altro modo, con altri episodi. Corrispondono solo i nomi delle persone, i nomi delle città. Tutta l'impostazione narrativa è propria sia a Luca sia a Matteo. Vuol dire che questi racconti non facevano parte della comune tradizione, ma erano un frutto di rielaborazione teologica particolare. La scuola degli scribi di Matteo ha rielaborato, sulla base dello studio scritturistico, una sintesi come preambolo al Vangelo.
fin dall'inizio, intendono dire, si vedeva già dove sarebbe andata a finire. In partenza, nella esperienza storica di Gesù, c'erano i segni di quello che sarebbe stato il compimento della sua opera. Per questo motivo, il racconto dell'infanzia in Matteo è strutturato intorno a 5 citazioni bibliche. Insisto sul numero perché non è casuale. Hanno costruito prima di tutto un telaio con questi 5 riferimenti biblici. Il primo tratto da Isaia 7,14. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele. Seconda citazione dal profeta Michea. E tu, Betlemme, non sei davvero l'ultima delle città di Giuda, da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Terza citazione dal profeta Osea, inizio del capitolo 11. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quarta citazione dal profeta Geremia, libro della Consolazione, capitolo 31. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Quinta citazione, non alla lettera, non da un profeta in particolare, ma dai profeti in genere, sarà chiamato Nazareno. Espressione che propriamente non si trova in nessun testo profetico, ma è una allusione ad un concetto ebraico, probabilmente il nezer, il germoglio. Sarà chiamato Nazareno perché è il germoglio profetico della radice di esse, promesso da diverse tradizioni profetiche. Dunque, la scuola di Matteo è partita da alcuni testi biblici, da alcune immagini profetiche di tipo messianico. Ne ha scelte 5, sempre per l'allusione alla legge. E intorno a queste 5 frasi ha costruito gli episodi della infanzia per mostrare come in Gesù ci sia il compimento delle scritture. Il ritornello abituale è questo. Ciò avvenne perché si adempisse quello che era stato detto dal profeta, dal Signore per mezzo del profeta. C'è dunque una sottolineatura di compimento. Nella vita di Gesù si realizza la promessa espressa dai profeti. In particolare, quando viene citato Osea 11, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ci è dato di capire un'idea importante. Il profeta, quando allude al figlio, pensa a Israele. Nel testo di Matteo, il figlio è Gesù. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio, è il Signore, Dio di Israele, che ricorda l'Esodo e intende dire: dall'Egitto ho tirato fuori il popolo di Israele, che è per me come un figlio. Nella applicazione di Matteo, facendo allusione alla fuga in Egitto e al ritorno,
Il senso del testo diventa: Dio Padre ha fatto tornare dalla condizione di esule in Egitto il suo figlio Gesù. Ma allora il rapporto è fra Israele e Gesù. Questo è un principio importante della teologia di Matteo. Gesù è il vero Israele. L'uomo Gesù è la pienezza del popolo. Inserito nel popolo, rappresenta le vere qualità del popolo di Israele. È il vero Israele, è il resto santo, è il figlio, in senso proprio e forte, di Dio. Gesù vive quello che ha vissuto Israele. Non solo, Gesù porta a compimento le promesse fatte a Israele. Gesù è l'Israele fedele, è colui che risponde al Padre come piace a Dio, è la realizzazione dell'alleanza. In Gesù si compie il progetto di Dio. Dio mantiene la promessa perché Gesù, vero Israele, mantiene la fedeltà. C'è l'incontro perfetto che porta al compimento, alla realizzazione. Il libro di Matteo inizia con una espressione degna di nota. In italiano è tradotto genealogia, ma in greco c'è una parola migliore, libro della Genesi. Sì, proprio Genesi, come il titolo del primo libro della Bibbia. Volutamente il redattore inizia il suo testo con l'espressione libro della Genesi. Sembra il titolo iniziale. Genesi di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. E infatti questo libro della Genesi è una sintesi dell'Antico Testamento. È la genealogia, nel senso che vengono ricordati i nomi degli antenati di Gesù e con uno schema narrativo abbastanza comune nell'Antico Testamento si fa una carrellata di 42 nomi, da Abramo a Giuseppe, passando in rassegna 2000 anni di storia di Israele. Di padre in figlio, di generazione in generazione, la sua misericordia rimane fedele. Ha promesso ad Abramo, ha promesso a Davide, ha promesso al popolo esule in Babilonia e l'ha fatto tornare. Nella pienezza dei tempi la promessa si è compiuta. Il libro della Genesi di Gesù Cristo, che apre il Vangelo secondo Matteo, è una sintesi della storia biblica, fatta semplicemente attraverso i nomi di padri e di figli, di generazioni che manifestano la potenza della benedizione di Dio. In mezzo a tutti i nomi di uomini compaiono 4 donne. Non sono casuali. Matteo omette i nomi delle grandi madri di Israele, Sara, Rebecca, Rachele, Lea, e nomina invece persone straniere. Comincia nominando Tamar, una cananea, poi nomina Rachab, prostituta di Gerico, anche lei cananea. Poi Obed,
santa donna ma moabita, straniera, appartenente ad un popolo odiato. E infine quella che era stata la moglie di Uria, cioè Betsabea, responsabile dell'adulterio di Davide. 4 donne straniere e connotate da situazione irregolare o peccaminosa. Perché nominare queste donne nella genealogia? Per mostrare l'apertura universale. Già nelle radici genealogiche di Gesù c'era l'apertura. Se nella tradizione ebraica l'appartenenza al popolo è data dalla madre, dalla donna, nella famiglia di Gesù c'erano delle donne straniere. Vuol dire che gli stranieri in qualche modo erano già a casa nell'Antico Testamento. E l'apertura finale del Vangelo, fare discepoli tutti i popoli, non è una invenzione nuova e gratuita, ma è la conseguenza logica di quello che era in passato, di quella che era la radice, l'intenzione antica di Dio. Le cose vecchie, le cose nuove dell'unico patrimonio di questo capofamiglia sono proprio le promesse che diventano compimento in Gesù. 4, fra l'altro, è un numero cosmico, le 4 parti del mondo, i 4 punti cardinali. 4 donne straniere dicono tutta la terra, tutta l'umanità. Ma il finale nomina la 5ª donna, Maria. Dopo aver ripetuto per 42 volte lo stesso cliché letterario, ad un certo punto cambia. Leggiamo verso il finale della genealogia. Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe. La logica vorrebbe Giuseppe generò Gesù. E così finirebbe normalmente, ma non finisce così. Giuseppe viene qualificato come lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Non dice nemmeno Giuseppe sposo di Maria, la quale generò Gesù, ma sottolinea che da Maria è nato Gesù. Nei casi delle altre donne la formula era questa: Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Ruth. Allora la forma normale sarebbe dovuta essere Giuseppe generò Gesù da Maria. Invece, volutamente, dopo una martellante insistenza su una formula identica, il narratore nel finale cambia. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo, l'uomo Gesù riconosciuto con la funzione di Messia. Tutte queste generazioni sono 14 più 14 più 14. Perché lo sottolinea? È un gioco particolare, tipico della cultura ebraica, un po' difficile per noi da comprendere. 14 è il numero di Davide, perché in ebraico, come anche in greco e in latino, non esistevano numeri.
segni per indicare i numeri, ma le lettere dell'alfabeto venivano e vengono utilizzate come segno numerico. Per cui la Aleph, prima lettera dell'alfabeto, vale 1, la Bet, seconda lettera, vale 2. In ebraico si scrivono soltanto le consonanti, le lettere dell'alfabeto sono tutte consonanti. Il nome di Davide è composto di 3 consonanti, D, V, D. E nell'alfabeto ebraico la D vale 4, la V vale 6, la D di nuovo 4. Sommando 4 più 6 più 4 viene 14. E nel modo comune di parlare degli scribi, il 14 è il numero di Davide. Il nome Davide equivale a 14. L'Evangelista Matteo elabora questa genealogia con 3 gruppi di 14. Il figlio di Davide, l'erede delle promesse, il Messia, è un Davide più Davide più Davide. È una sottolineatura di compimento, di pienezza, è un 14 per 3. È una pienezza della promessa fatta a Davide e alla sua discendenza. Il racconto poi della nascita di Gesù riguarda il problema di Giuseppe e del concepimento virginale di Gesù. Matteo narra la visione notturna in un sogno. Un angelo del Signore dice a Giuseppe di non temere, di fidarsi di Maria, perché quello che è nato in lei viene dallo Spirito Santo. Non è frutto di un adulterio, come logicamente si poteva immaginare, ma è un intervento creatore dello Spirito di Dio. Giuseppe si fida. È una rivelazione di Dio, gli spiega il senso di quello che sta capitando, gli dà un incarico, Giuseppe lo accoglie. Si fida, si alza e fa come l'angelo gli ha indicato, prende con sé Maria sua sposa. Questo avvenne perché si adempisse. E qui viene riportata la prima grande citazione, dove compare il termine Emanuele. Dal versetto di Isaia viene evidenziato il nome Emanuele. Il figlio della Vergine sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Dato che parla ad un ambiente greco, l'Evangelista traduce in greco. Emanuele è un nome simbolico coniato da Isaia con un significato particolare. Quel bambino non verrà chiamato di fatto Emanuele, verrà chiamato Gesù. Ma Gesù è Dio con noi. Lo si capisce nel finale. L'ultima parola del Cristo risorto, alla fine del Vangelo di Matteo, è proprio questa. Io sono, nome di Dio, con voi tutti i giorni. L'Emmanuele, Dio con noi, è Gesù in persona. È Dio fatto uomo, presente realmente nella sua comunità, che è la Chiesa, tutti i giorni, fino al compimento del tempo. Non è una forzatura del testo biblico. Qualcuno ha detto la verginità di Maria, il concepimento virginale è un'invenzione per far quadrare le scritture. Impossibile, perché questo versetto di Isaia non era letto nella tradizione ebraica come messianico. Cioè, nella comunità giudaica di quel tempo non si aspettava che il Messia nascesse da una vergine.
E quindi non c'era nessun motivo di dire che Gesù è nato da una vergine, perché così si accettano le interpretazioni correnti. Fu il fatto straordinario della nascita di Gesù a illuminare l'interpretazione biblica. È il fatto storico del concepimento virginale a chiarire il concetto di Isaia. E quindi il testo cristiano rilegge e interpreta la profezia antica trovandone il senso e mostrando pieno rapporto di compimento. Gesù, vero Israele, compie le promesse ad Abramo, a Davide e alla loro discendenza.